impazzito? Non tocchi il pomodoro! Non tocchi il pomodoro! Prenda tutte le misure e vada all'ufficio superficie reparto denunce parziali e totali. Se non ci va, corre il rischio di una diffida e poi non può più comprare pomodori. Mi scusi, Dica, a chi mi dovrei rivolgere per un pomodoro che mi è caduto? alla mia collega. Dica, Dovrei far raccogliere da terra un pomodoro che mi è caduto. deve presentare domanda scritta. È la prima volta che le casca un pomodoro per terra? La prima volta. Deve compilare qui questo modulo. Nome, cognome, paternità, professione. Devo scrivere pure il nome della ditta per cui lavoro. Deve compilare il modulo in ogni sua parte. Posizione del pomodoro, con descrizione disegnata della località e degli oggetti nelle immediate vicinanze. Qua lo stato attuale del pomodoro, il peso approssimativo. Semimaturo, peso 20 grammi circa. Il pomodoro è di sua proprietà. Sì, Allora scriva qui. Dichiaro che il pomodoro è di mia proprietà e che la sua caduta è del tutto involontaria, a meno che non l'abbia fatto cadere a terra apposta. perché dovrei fare cadere a terra un pomodoro? Non ne so niente, le ho fatto solo una domanda. Caduta casuale. Occorre una testimonianza. No, va bene così. Firmi e scrive in basso a destra. Scusi, per l'ufficio dentifrici? Da quella parte. Lei è a posto. Inoltro subito la domanda all'ufficio competente. Quando verranno a raccogliere il pomodoro? Non lo so, forse tra qualche giorno. Ah, va bene. Allora vado a casa e aspetto. Buongiorno. Buongiorno. È lei il signor Luca Escosio? Sì, sono io. Ci fornisca un documento per conferma. Sì. Abbiamo qui una domanda per raccogliere da terra un pomodoro caduto. Ah, finalmente siete arrivati. Il pomodoro si trova qui. Non siamo qui per raccogliere il pomodoro, siamo qui per un sopralluogo. Dobbiamo controllare che tutto sia in regola per trasmettere l'ordine all'ufficio competente. Deve essere tutto regolare, altrimenti non si può procedere. La sua domanda è inesatta. Qui sul disegno non è indicato il birillo. E quello l'ho messo io per evitare che qualcuno si avvicini. E inoltre qui è indicato che il pomodoro è semimaturo, mentre mi risulta più che maturo. Per forza, sono passati 3 giorni da quando ho fatto la domanda. Non posso impedire al pomodoro di maturare. Sa come sono fatti i pomodori, se li lasci lì maturano. Dobbiamo scriverlo sul rapporto. Mi dispiace. Comunque adesso prendiamo le misure. Sì, corrispondono. Bene, il sopralluogo lo abbiamo fatto. Speriamo che non nascono grane per il birillo e per lo stato del pomodoro. Il birillo lo sposto immediatamente. Lasci, non tocchi nulla, no, abbiamo fatto rapporto. Ma quando verrà l'incaricato per raccoglierlo? Perché sa, guardi, se passano ancora giorni, poi magari trovate il pomodoro marcio, bisogna rifare la domanda. Noi non lo sappiamo. Può darsi che mandano qualcuno domani, se lei è fortunato.
buongiorno. Ho ricevuto un avviso di presentazione. È lei Luca Escosio? Sì, sono io. Ho qui la pratica. Lei ha presentato domanda dalla quale risulta che ha fatto cadere a terra un pomodoro. Sì, ma non l'ho fatto cadere a terra volontariamente. Il punto non è questo, il punto è un altro. Il fatto che lei non è un rappresentante di pomodori, ma di interruttori elettrici. Esatto? Esatto. E allora come mai invece di un interruttore ha lasciato cadere un pomodoro? Beh, le dirò, io non ho moglie. Non le sto chiedendo se lei ha moglie o meno, le sto chiedendo come mai lei che tratta interruttori elettrici lascia cadere a terra un pomodoro. Mi scusi, non posso mangiare insalate di interruttori elettrici. Quello che lei mangia non ci riguarda. Questo ufficio non fa indagini su ciò che i cittadini mangiano. La faccenda non è chiara. Abbiamo disposto un'indagine presso la sua ditta di interruttori e ci risulta che recentemente le è stato consegnato un campionario completo di interruttori. Dov'è? Adesso non ce l'ho con me, ma se vuole lo vado a prendere. Sarebbe opportuno che lo portasse qui per un esame. Vorremmo capire come mai tra quegli interruttori c'era un pomodoro. Ma non c'era un pomodoro! Il pomodoro l'ho comprato per l'insalata. Dove l'ha comprato? Dal fruttivendolo, sotto casa. Sulla domanda non mi risulta. Ma non sapevo si dovesse scrivere sulla domanda. Nessuno sa mai niente, poi tutti si lamentano per i ritardi e danno la colpa alla burocrazia. Guardi che qui sta succedendo un guaio, perché la ditta per la quale lei lavora vuole sapere perché lei va in giro con i pomodori invece che con gli interruttori. Ma io non vado in giro coi pomodori. Lo spieghi alla sua ditta. Glielo dico spassionatamente, il reparto interruttori vuol vederci chiaro, perché se si tratta di un interruttore la faccenda è di sua competenza. Ma non si tratta di un interruttore, si tratta di un pomodoro. L'accertamento che hanno fatto i vigili lo conferma. Sì, ma non è chiaro sulla domanda, ci sono delle contraddizioni. Io le consiglio di fare un esposto nel quale spiega esattamente tutta la faccenda.